Stiamo seguendo una piccola strada che sale tra le montagne, attratti da una storia particolare. Siamo diretti verso l'eremo di Buto, dove incontreremo Patrizia. Abbiamo letto di una suora che vive da eremita, isolata da oltre 25 anni nel silenzio dell'Appennino Ligure. Per la prima volta spunta Buto tra le montagne. Era da un po' che speravo di aggiungere alla nostra ricerca una persona come Patrizia, per capire come vede il mondo da quassù. Bene, dopo aver lasciato l'auto proseguiamo a piedi. Da qui parte un sentiero sterrato che entra nel bosco. Insomma, il posto perfetto dove costruire un eremo. Ogni tanto mi chiedo cosa spinga queste persone ad accoglierci. Cioè, ho chiamato Suor Patrizia 2 giorni prima e ha accettato di incontrarci senza sapere chi siamo e cosa facciamo. Ciao Suor Patrizia, ben trovata. Sono persone che ci aprono i cancelli della propria vita senza che noi possiamo realmente offrire qualcosa in cambio. Non hanno un sito che vi lasciamo in descrizione, un'attività da promuovere o un ego da nutrire. Non vogliono nemmeno offerte. Vi faccio un panino, vi faccio una pasta asciutta, cosa volete? Aprono i cancelli della propria vita così, fidandosi. Grazie. Permesso. Io sono nata nel 50, quindi sono proprio una sessantottina e mi è ancora rimasto questa cosa. Cavolo. Quando il pranzo di solito è l'unico momento in cui sento i telegiornali perché altrimenti davvero non sai più neanche per che cosa pregare, per arrabbiarti anche in qualche direzione. Sì. Quindi quella cosa lì c'è ancora, quindi da buona sessantottina quel senso di Cioè, rabbia. Sì, certo. Ok. Che non è neanche rabbia, ma comunque presa di posizione in confronto delle ingiustizie, ecco. A 800 metri di quota entriamo nella storia di una suora che vive lontano da tutti fisicamente, ma più vicina al mondo di quanto mi aspettassi. Sono nata a Bergamo, ma ho sempre abitato a Milano. Finiti gli studi, frequenta gli scout e gruppi di volontariato, per poi decidere a soli 20 anni di entrare in monastero. Quindi già da ragazza sentivi un'attrazione verso una ricerca spirituale oltre che un attivismo sociale? Sì. Sono temi personali di cui parlare ed è ancora un po' presto. Noi siamo appena arrivati e l'approccio molto discreto di Patrizia ci ricorda che vive nel silenzio da 25 anni. Mi ricordo già quando ero nella prima comunità, dicevo, ah sì, io adesso sono qui, però sono sicura che prima o poi andrò a vivere da sola in un eremo. Una ricerca di qualcosa di diverso. Quel qualcosa di diverso lo trova qui, 25 anni fa. Ed è guidata da un motivo in particolare. Di fare una scelta anche di vita come gli altri, che è vero che sono isolata, però la scelta di fare anche, avere sempre un lavoro dove mantenerti, dove capire la povertà degli altri, cioè che ci sono dei momenti in cui praticamente vai sottoterra nel senso economicamente parlando, e allora riesci a capire gli altri, le loro difficoltà nel vivere, nell'andare avanti, Qui scandisce la sua vita secondo la regola benedettina tra preghiera e lavoro. E senza ricevere aiuti dall'esterno mi chiedo come sostenga la sua vita quassù. Allora questi qui sono tutti di agrumi.
Faccio le marmellate, solo marmellate, sì. E poi faccio i liquori. Poi faccio tanto sciroppo di rose, che è una cosa tipicamente ligure, infatti ho molte coltivazioni di rose. E poi queste qui le vendi? Faccio i mercatini il sabato, una volta a Sestri, una volta a Levanto. Sì, carico il gazebo, carico il tavolo, scarico il tavolo, riscarico il gazebo, poi rimetto le marmellate, riscarico, ricarico. Allora, qui verranno messi i lamponi. Metà lamponi e metà pomodori. Questi qui sono mirtilli americani. Queste sono more. Ma quelle sono prugne. Con quei ricavi di quelle vendite sostieni i costi di vita qua? Sì, di questa vita, sì. Mi rendo conto che quando siamo immersi costantemente nello stesso contesto, tutto diventa normale. Per questo è interessante poter fare due chiacchiere con chi è esterno a questa normalità. Quando ti trovi in un contesto commerciale o di mercato, ti sembra che l'interesse personale piuttosto che l'egoismo diventi... Sì, ma tanto, Lo noti molto quando vai giù? Anche se ti sorridono. Ok. Sì. Cioè? Ti dicono che sei abbastanza, però nel momento in cui magari arrivi con un prodotto che assomiglia al suo, non è più un sorriso ma un ghigno, per cui sì. E l'invidia soprattutto, l'invidia. Sì. C'è un banchettino che ha più o meno, che ha anche lui delle cose, ad esempio c'ha le erbe aromatiche eccetera, per cui quando c'è lui io le mie non le porto, le vendo nell'altro mercatino che tu non ci sei e basta, cioè cerco di venire, se riesco incontro, però quando mi arrabbio, cioè se poi è uno stronzo, scusami, No, anzi. se proprio stronzo e allora basta, cioè calo. Okay. Vado lì e dico non sono la suora, sono Patrizia Persico, gli dico adesso ti dico le cose come stanno. Poco dopo Patrizia è già molto più a suo agio e sono curioso di ascoltarla per capire i suoi pensieri dopo 25 anni di solitudine. Poi dovrei fare un lavoro veramente, devo anche pulire una canala. Dai Patrizia che ce la facciamo. 1, 2. No. Niente. Ma guarda te. Dovevo farlo, vedi? Sì. Sono pure lì. Com'è strutturata una tua giornata normalmente? Mi sveglio presto, verso le 5:30, poi prego fino verso le 7:30, 8. Poi faccio colazione chiaramente, poi inizio a lavorare fino verso mezzogiorno. Il pomeriggio sistemo un po' le cose e poi la sera c'è il vespro e dopo il vespro basta, cioè c'è solo silenzio, solitudine, sì. Dopodiché il silenzio fino al mattino. Sì. Anche durante il giorno, per cui non è che cambi molta la cosa. Io ogni anno tentavo di fare un corso sempre di teologia, eccetera, ma un anno ho deciso che non avevo proprio voglia di fare un corso di teologia, mi sono fatta per non so quanti sabati pomeriggio un corso di fotografia. Davvero? Sì, ho detto ma sì, facciamo qualcosa di diverso. E ti è piaciuto? Sì, molto.
Solo che questo insegnante diceva basta con gli animali, la natura, eccetera. E allora io mi dicevo, ma io, cioè, che cosa posso fotografare qui? Cioè. Ma cosa cerchiamo il chiostro? Aveva le montagne davanti, il nostro chiostro è questo. Prima dicevi che nel silenzio molti hanno paura. C'è un esempio di un frate che è venuto che dopo 10 giorni, essendo abituato a una vita comunitaria, eccetera, non riusciva più a stare neanche fermo, nel senso, perché chiaramente il silenzio suscita dentro di te delle voci che probabilmente non avevi mai ascoltato. Per cui a volte fa paura, a volte invece ti dà serenità, dipende proprio dalla situazione, del momento, della persona. Renderti conto delle azioni che hai fatto. Il silenzio davvero ti manifesta quello che tu sei. Andare ai supermercati è impensabile che non ci sia musica, non ci sia rumore, cioè ultimamente anche ai mercatini. Cioè. Quasi come un voler evitare la situazione di quel silenzio che fa paura, forse, per non lasciarti mai quello spazio lì. In cui tu dici chi sono. È la grande domanda. È la domanda essenziale. C'era la mia mamma che quando veniva qui nel silenzio, che lei non riusciva a capire questa scelta di vita, allora ogni tanto quando parlavo col cane diceva è arrivato qua finalmente qualcuno. No, mamma, sto parlando col cane. Povera mamma. Immagino che ci siano scelte che un genitore può fare più fatica a capire. No, anche perché lei era molto cittadina, per cui se devo andare in farmacia vado sotto casa, diceva, non faccio 17 chilometri. Cioè. E ci sono stati dei momenti in cui questa domanda qui che hai citato adesso, cosa sto facendo, si è fatta più... Eh sì, nei passaggi delle scelte che dovevo fare ulteriori, insomma, all'interno di questo tragitto di vita, nel momento in cui tu fai una scelta ulteriore ti poni questo dramma, diciamolo così. E poi trovi qualcuno che almeno ti può spiegare per cosa stai vivendo, insomma. Perché altrimenti davvero se ti dai le risposte tu, ti dai sempre delle risposte o che ti feriscono o sono delle giustificazioni. Per cui hai sempre bisogno anche di un confronto con l'altro, anche se sei un eremita hai bisogno di un confronto con l'altro. Allora Patrizia ha scelto di aprire le porte dell'eremo e accogliere chi arriva quassù. Dalla buddista che vuole recuperare una dimensione religiosa cattolica di quando era giovane, al frate francescano, alle coppie con i bambini, per cui sì. Okay. Mi fa piacere che loro trovino un luogo dove si possano trovare.
L'apertura che Patrizia ha dimostrato accogliendoci si riflette anche sulla sua visione molto aperta delle religioni e delle persone. Sì, poi ho sempre avuto questa passione per l'ecumenismo, quindi ecumenismo non solo legato alle chiese, ma un ecumenismo grande, aperto, spaziale. Trovi delle persone che sono molto più aperte, disponibili e direi anche religiose, tra virgolette, del religioso. Il termine religioso non è legato all'abito, capito, o alla scelta. Il termine religioso è legato alle tue scelte, al modo di vivere, al modo di presentarti, al modo di stare con l'altro, di capire l'altro, di dialogare con l'altro, soprattutto di ascoltarlo, le sue esigenze. Religioso parlavo anche di me, non parlo solo degli altri religiosi, cioè, perché a volte veramente credi di essere religioso, invece scopri di avere delle défaillance non indifferenti per essere tale. La mattina dovresti chiederti, ma io che testimonianza do con la mia vita? Cioè. Ci si mette continuamente in discussione, è un esame di coscienza costante. Sì, non troppo, sennò altrimenti dopo ti deprimi. Cioè. Spesso fai battute. Che valore ha per te questa cosa? Pensi che anche nella solitudine abbia un valore il ridere in questo senso, il senso dell'umorismo? Bella domanda, mamma mia. Ragazzi, quanto tempo ho per rifletterci? Cioè, credo che la battuta poi esprime anche una timidezza di fondo, per cui rende le cose molto più leggere di quello che può essere il discorso serio, impegnato, eccetera. Più che altro la battuta mi sembra che, o il fatto di rendere le cose più leggere, sembra che dia più respiro alla vita. Guardando al futuro e guardando da qui sopra l'eremo giù verso i paesi, le città e la gente, cosa ti auguri? Innanzitutto penso che il discorso è quello della pace, cioè, però una pace seria, non un buonismo. Questi conflitti inutili, che nascono poi dai conflitti inutili che ci creiamo noi, che viviamo noi l'un con l'altro, cioè questo. Situazioni personali praticamente manifestano anche una situazione mondiale. Cioè. I grandi problemi del mondo alla fine partono dai problemi dell'individuo, che sono sempre conflitti di potere o di sopraffazione sull'altro. Cioè. La mia è una preghiera di intercessione, quindi uno chiede davvero pace e che l'uomo sia se stesso, insomma, che trovi la sua verità. Ecco, questo credo che sia l'unica cosa a cui io aspiro. Come si può fare, secondo te, per provare a staccarsi questi problemi di cui stiamo parlando adesso? Io credo che nasca dall'ascolto dell'altro, solo dall'ascolto dell'altro, ma non delle parole che dice. Ci sono vari modi di ascoltare l'altro, che non è solo quello che ti dice, ma quello che lui è. Capirlo, scoprirlo lentamente, sì. Perché a volte nei suoi silenzi si manifesta molto di più che con le sue parole. Credo che proprio sia nell'ascolto e l'attenzione all'altro e basta, sì.